Cominciamo dalla base della cheesecake. In un mixer versiamo i biscotti e diamo una prima tritata. Aggiungo il burro e un pizzico di sale. Il composto è pronto quando sembrerà sabbia bagnata. Se non avete un mixer, nessun problema, potete mettere i biscotti dentro un sacchetto di plastica e poi con il mattarello li andate a rompere. Versiamo il composto in teglia, che ho già foderato con carta da forno, e lo andiamo a compattare aiutandoci con un bicchiere. A me piace partire dai bordi, per poi andare verso il centro. Andiamo in forno a 180 gradi per 10 minuti. A me piace tostare la base della cheesecake perché così diventerà più aromatica. Occupiamoci del ripieno, quindi in una grande ciotola vado a mettere il formaggio spalmabile e ci incorporiamo lo zucchero. Dentro con la panna acida e adesso le uova che ho già rotto e vado a sbattere leggermente con una forchetta. Ne verso poco per volta, così si incorporeranno meglio. Tutti gli ingredienti che ho usato sono a temperatura ambiente, così si lavorano meglio. E soprattutto, come avete visto, sto facendo tutto a mano. È un po' un lavoro di gomito, ma ne vale la pena, perché così andremo ad incorporare pochissima aria nel composto ed è importante perché in questo modo la torta non creperà in superficie. Possiamo quindi aromatizzare con estratto di vaniglia, il succo di limone e la sua scorza. Ultimo ingrediente, amido di mais che vado a setacciare. Step super importante, prendiamo la ciotola e la sbattiamo sul piano da lavoro più volte, così da eliminare eventuali bolle d'aria. Ho sfornato la base e ora è appena tiepida, quindi ci possiamo versare dentro il ripieno, livelliamo appena appena, sbattiamo un'ultima volta e via in forno a 150 gradi per circa un'ora 20. La cheesecake deve cuocere super dolcemente e per farlo mettiamo alla base del forno un pentolino pieno d'acqua che creerà vapore e la farà praticamente cuocere a bagnomaria. Mentre la cheesecake cuoce ci occupiamo della salsa. In un pentolino mettiamo le more, i mirtilli e i lamponi. Li cominciamo a rompere con i rebbi di una forchetta e dobbiamo ottenere un composto piuttosto grossolano. Per aiutarci aggiungiamo lo zucchero. A me piace tenerla anche un po' rustica, quindi alcuni mirtilli e alcune more le lascio intere. Portiamo a bollore e facciamo cuocere circa 5 minuti. Qui una ciotolina con dell'acqua, ci sciolgo dentro dell'amido di mais, mescoliamo bene e questo ci aiuterà ad addensare la salsa. La aggiungo un po' per volta per raggiungere la consistenza perfetta. Bella lucida, ma piuttosto fluida. La cheesecake è pronta quando al centro è ancora appena traballante, quindi spegniamo il forno, la facciamo raffreddare fino a che sarà a temperatura ambiente all'interno e poi la trasferiamo in frigo per almeno 4 ore. L'attesa è lunga e forse è la parte più difficile di questa ricetta, ma ne vale la pena. La nostra cheesecake è pronta, è bellissima. Possiamo servire ciascuna fetta sormontata da questa fantastica salsa ai frutti rossi. Alla nostra la dovete provare, è un sogno, vi abbraccio al cuore. Fatemi sapere. Ciao amici!